Suona il citofono a casa Gregori. A rispondere è Mirella, di 15 anni. È Alessandro, un vecchio amico delle medie, che vuole fare due chiacchiere. La ragazza va in camera e si prepara in fretta, dopodiché saluta la madre, si chiude la porta alle spalle e scompare per sempre. Questo è l'inizio di uno dei misteri italiani più complicati di sempre, la scomparsa di Mirella Gregori. La vicenda di Mirella Gregori è un labirinto di ombre e sospetti molto spesso dimenticati perché oscurati da una storia più ingombrante, quella di Emanuela Orlandi. E quindi si dimenticano gli indizi che ci sono, come le azioni che Mirella compie nelle ore subito prima della sua scomparsa e le agendine, con i suoi pensieri, scritte negli anni. Assieme formano una pista di briciole fatte cadere tra gli appuntamenti con le amiche e il bar in via Volturno. Se questa storia fosse un libro, sarebbe Questo è il diario di Giulia, di Carlo Lucarelli. Per provare a vederci chiaro, dobbiamo quindi tornare indietro nel tempo e concentrarci su chi è Mirella e su chi sono i suoi amici. Mirella Gregori è una giovane ragazza di 15 anni di Roma. Abita in via Nomentana 91 con i genitori e Maria Antonietta, la sorella di 2 anni più grande. Fa le superiori e studia all'Istituto di Commercio Femminile, forse per un giorno aiutare con l'attività dei genitori. Si tratta di un bar, il Coppa d'Oro, situato all'angolo fra via Volturno e via Montebello. Il 6 maggio 1983 Mirella partecipa con la famiglia a un rinfresco al bar dei genitori per celebrare la fine di alcuni lavori di ristrutturazione. Qui è un piccolo litigio con Massimo Forti, il fidanzato. La storia che segue si sviluppa attorno a due bar ed è facile confonderli. Il primo, il Coppa d'Oro, è di proprietà della famiglia Gregori ed è situato a qualche minuto dalla loro abitazione. Il secondo che incontreremo è il Bar del Baffo, di proprietà della famiglia De Vito, la cui figlia è amica di Mirella, e l'esercizio è situato in via Nomentana 81, letteralmente sotto casa dei Gregori. Vi ringrazio per aver partecipato in massa al sondaggio su quale caso vi piacerebbe vedere trattato in un video. Il vincitore è Siena 22, la storia di Alessandra Vanni, che sarà quindi il prossimo caso di cui parleremo. Ho appena pubblicato il prossimo sondaggio, quindi, se vi va, correte a votare appena finite di guardare questo video. Detto questo, possiamo passare ai fatti di quel giorno. Il 7 maggio è un sabato come tanti. Mirella va a scuola, come al solito, e finisce le lezioni alle 13:15. Esce dall'istituto in via dell'Olmata 4 e si avvia verso il bar di famiglia in via Volturno. Alle 13:40 arriva al Coppa d'Oro e in un primo momento decide di aspettare il padre e rincasare con lui. Telefona a casa e avverte la madre. Poi però cambia idea e si avvia a piedi. Il tragitto fino a casa richiede circa 15 minuti. Prima di rincasare, Mirella si ferma al Bar del Baffo. È l'esercizio commerciale dei genitori di Sonia De Vito, la sua migliore amica. Si ferma qui intorno alle 13:55, come ha fatto tante volte, e fa due chiacchiere con Sonia. Le due parlano del più e del meno per qualche minuto. La ragazza arriva a casa in via Nomentana, intorno alle 14. Qui c'è la madre, mentre la sorella Maria Antonietta è rimasta al bar di famiglia con il fidanzato per coprire il turno di lavoro. Mirella aiuta ad apparecchiare la tavola e si siede per pranzare. Verso le 14:40 suona il citofono. La madre di Mirella è impegnata a cucire e chiede alla figlia di rispondere. Mirella si alza e afferra la cornetta. La madre ascolta distratta lo scambio. Mirella non riconosce la persona al citofono. Chi sei? Se non mi dici chi sei non scendo, la madre le sente dire. A quelle parole, la voce rassicura la ragazza. Mirella si volta verso la madre. Le dice che è Alessandro, un vecchio amico delle medie. Le ha dato appuntamento al monumento di Porta Pia per le 15:30. Mirella corre in camera, la stessa che condivide con la sorella, e va a prepararsi. Alle 15:20 Mirella esce di casa e assicura la madre. Torno tra 10 minuti. Più tardi infatti ha un impegno. Deve andare con un'amica a comprare un regalo per la festa della mamma. Non prende la borsetta, i biglietti dei mezzi o i soldi e si chiude la porta alle spalle. Scende sotto casa e si ferma al Bar del Baffo.
Mirella e Sonia si chiudono nel bagno del locale e parlano da sole per 15 minuti. Intorno alle 15:45 circa, Mirella Gregori saluta l'amica, esce dal bar e scompare dalla faccia della terra. Passano 10 minuti, poi 20, e Mirella non rincasa. Alle 17, la madre, allora, capisce che c'è qualcosa che non va. Contatta la figlia più grande, Maria Antonietta, e le dice che la sorella non è ancora rientrata. Poi recupera il numero di telefono della famiglia De Luca, i genitori di Alessandro, l'amico di Mirella. Chiama più volte, ma il ragazzo è fuori casa. Allora Maria Antonietta lascia ai De Luca il numero di telefono del bar e chiede loro di richiamare non appena il ragazzo rientra. La ragazza scende al bar del Baffo e chiede di Mirella anche all'amica Sonia. La De Vito riferisce che Mirella le aveva detto di voler andare al parco di Villa Torlonia per suonare la chitarra con degli amici. L'affermazione la prende alla sprovvista. Mirella non sa suonare la chitarra e non ha mai parlato di amici che lo facevano. Maria Antonietta allora va a Villa Torlonia, che dista circa 10 minuti a piedi da casa. I cancelli sono già chiusi. Si volta e vede una volante passare proprio in quell'istante. Ferma gli agenti e questi la seguono nel parco. Il gruppo fa una breve ricerca e non trova nulla. Alle 20:30 Alessandro De Luca telefona a casa Gregori. Non vede Mirella da tantissimo tempo, forse un paio d'anni, da quando facevano le medie assieme. Quel giorno non l'ha cercata. Lui quel pomeriggio era fuori con degli amici. L'intero pomeriggio passa e poi la sera, ma non c'è traccia di Mirella. La madre e la sorella Maria Antonietta si recano al vicino commissariato di polizia, situato a Porta Pia, e sporgono denuncia. Maria Antonietta e il ragazzo passano la notte nei pronto soccorsi degli ospedali di Roma, sperando di trovare Mirella, ma senza esito. Cominciano così le ricerche di Mirella Gregori, la ragazza che sarebbe dovuta tornare solo dopo 10 minuti. In un primo momento, la scomparsa di Mirella Gregori viene ritenuta un probabile caso di allontanamento volontario e forse per questo non vengono battute tutte le piste. Infatti, alle prime ricerche sommarie fatte la sera del 7 maggio a Villa Torlonia non ne seguono altre. Le indagini cominciano e gli inquirenti iniziano a chiamare le persone vicine alla ragazza. Quanto segue è una ricostruzione delle informazioni ottenute durante le indagini. Al momento della denuncia, la famiglia Gregori si trova a rispondere a tutte le domande di rito che le forze dell'ordine pongono per provare a redigere un quadro generale della situazione. Mirella non aveva mai manifestato l'intenzione di andarsene di casa, non aveva grilli per la testa e non aveva mai fatto una cosa simile prima d'ora. I genitori della ragazza ripensano ai giorni precedenti per provare a trovare qualcosa, qualsiasi cosa, che possa aiutare a capire il senso di quella situazione orribile. Gli vengono in mente 2 episodi separati. Il primo era avvenuto durante una conversazione casuale. Mirella, senza essere interpellata a riguardo, aveva dichiarato ai genitori di essere in grado di trovare in poco tempo i soldi per un appartamento, che i Gregori non si potevano permettere. I genitori, in quel momento, non gli avevano dato peso. Avevano interpretato la frase come una cosa detta da un adolescente, che non ha la percezione del valore delle cose. Adesso però assume un valore sinistro. Il secondo episodio si era verificato il 6 maggio, il giorno subito prima della scomparsa. Quel giorno la famiglia Gregori si era radunata al loro bar per festeggiare la riapertura dell'attività dopo alcuni lavori. Mentre erano qui, la madre di Mirella aveva notato un paio di uomini mentre scattavano foto. Il soggetto sembrava essere proprio Mirella. Allora la madre li aveva allontanati, dicendo che si trattava di un evento privato, non aperto al pubblico, e i due si erano dileguati. La donna aiuta a creare un identikit dei 2 individui. La polizia allora ventila un'ipotesi già familiare a chi conosce i casi di questo periodo, la cosiddetta tratta delle bianche. Il presunto fenomeno secondo cui donne caucasiche venivano rapite in Europa per poi essere costrette a prostituirsi. A riguardo, però, non vengono trovate prove. Alessandro De Luca è il ragazzo che Mirella aveva detto di voler incontrare prima di uscire di casa il giorno della scomparsa. Si tratta di un coetaneo,
con cui aveva frequentato le medie un paio di anni prima. Il ragazzo viene sentito e dichiara quello che ha riferito ai Gregori. Non vede Mirella da diverso tempo e quel pomeriggio era con amici a fare un giro in motorino. Il suo alibi viene confermato e il ragazzo non viene indagato. Il Messaggero pubblica il primo articolo sulla scomparsa di Mirella Gregori. A questo, nelle settimane successive, ne seguono altri 4. Tra il 4 e il 9 agosto, invece, a parlare della vicenda è l'Unità. A queste inserzioni, però, non ne seguiranno altre. Si passa allora a Sonia De Vito, l'amica di Mirella. È una delle ultime persone ad aver parlato con la ragazza. Ha un anno in più di Mirella e ha ripetuto una classe alle medie. Le due si erano conosciute così. A differenza dell'amica, però, Sonia non ha cominciato le superiori e ha iniziato subito a lavorare. Ha un fidanzato, più grande di lei, che conosce anche Mirella. La sera del 7 maggio, Maria Antonietta le chiede della sorella. Lei risponde che Mirella è a Villa Torlonia, con degli amici a suonare le chitarre. Non nomina altri posti e non parla di Alessandro De Luca. Passano i giorni e Sonia viene sentita dagli inquirenti. È il 31 maggio. Racconta che Mirella le ha parlato di Alessandro De Luca, il ragazzo di cui era invaghita ai tempi delle medie. Le due avevano frequentato lo stesso istituto e la stessa classe, ma per qualche motivo, parlando del ragazzo, Sonia usa le parole Alessandro, suo compagno. È Alessandro che avrebbe invitato Mirella a suonare la chitarra, ma Mirella quel pomeriggio aveva un impegno. Lei allora aveva proposto un incontro veloce al monumento di Porta Pia, a 2 passi da casa sua. E poi, più niente. Il 15 luglio dell'83 Sonia viene sentita di nuovo e in questa occasione riferisce che in un primo momento Alessandro aveva proposto a Mirella di incontrarsi a Piazza della Croce Rossa. Questa però era troppo distante per Mirella e quindi i due si erano accordati su Porta Pia. Sonia viene sentita ancora e ogni volta qualcuno di questi dettagli si confonde e scompare. In ogni caso, la madre di Mirella, che aveva assistito alla chiamata al citofono, ricorda una conversazione molto più breve. Il 14 febbraio 1984, la De Vito dichiara: «Se non ricordo male, Mirella mi accennò anche al fatto che Alessandro, in un primo momento, le aveva fissato un appuntamento a Piazza della Croce Rossa. Non so perché, poi l'appuntamento venne spostato a Piazzale di Porta Pia». Le dichiarazioni della ragazza cambiano nel tempo e in più occasioni si contraddicono. Per questo motivo, Sonia De Vito viene ritenuta inattendibile e indagata per la sua reticenza. In uno dei giorni seguenti, diverse persone si recano a casa dei Gregori per manifestare il loro supporto. In una di queste occasioni, una donna riferisce alla madre di Mirella di aver visto la figlia passeggiare assieme a un ragazzo più grande in via del Macao, qualche giorno prima della scomparsa. Sarebbe stato un ragazzo biondo, con i capelli ricci, che era stato visto in diverse occasioni mentre si accompagnava con ragazze più giovani. L'uomo non viene mai identificato. Giuseppe Calì ha 27 anni e lavora come cameriere al bar del Baffo dei De Vito. Il pomeriggio del 7 maggio si trova proprio qui, quando vede Mirella entrare per confidarsi con l'amica, intorno alle 15:30. È ancora qui quando la Gregori esce dal locale e, a suo dire, se ne va verso destra, ovvero verso Piazzale Porta Pia. Giuseppe Calì è quasi sicuramente l'ultima persona ad aver visto Mirella Gregori in vita. Calì, poco dopo le sue deposizioni agli inquirenti, perde il lavoro al bar dei De Vito. Quando viene risentito anni più tardi, riferisce che la ragione era stata il non aver riferito agli agenti la versione concordata con i De Vito, che gli avevano chiesto di dire che la ragazza, una volta uscita dal locale, era andata verso sinistra e quindi verso Villa Torlonia. Calì ricorda anche i volti di un paio dei clienti del bar del Baffo, che riconosce quando gli vengono mostrate le foto. Uno di questi è il fotografo Marco Accetti, un habitué del locale, mentre l'altro è un uomo che aveva una bella macchina. È Enrico De Pedis, del clan dei Testaccini. Il 27 settembre 1983, al bancone del bar Coppa d'Oro dei Gregori, c'è il ragazzo di Maria Antonietta, sorella maggiore di Mirella. In quel momento arriva una telefonata. Dall'altra parte c'è uno straniero. La voce chiede al ragazzo di prendere carta e penna e procede poi a riferire. Maglieria Antonia. Jeans Redin con cintura. Maglietta intima di lana.
scarpe con il tacco di colore nero lucido marca Saroyan di Roma. Chiede inoltre al giovane di portare la lista alla madre di Mirella, aggiungendo che lei avrebbe capito. Si tratta degli abiti che la ragazza indossava il giorno della scomparsa e la madre lo conferma. Mirella Gregori, come tante altre ragazze della stessa età, teneva dei diari. Su questi aveva notato nomi, frasi, pensieri e ricordi. Questi vengono presi e letti, nella speranza di scoprire di più su di lei e sulla sua vita privata. Tra le pagine scritte a mano, quello che salta subito all'occhio sono nomi maschili, uscite con amici e giri in auto con ragazzi più grandi. L'immagine di Mirella che traspare è quella di un adolescente con una ricca vita sociale e contatti che vanno oltre i coetanei e pomeriggi innocui a Villa Torlonia. Domenica 25 gennaio 1981, Mirella ha 13 anni. Qui scrive di essere andata al Viking, una discoteca nel quartiere africano della capitale, e di aver conosciuto Alessandro. In altre pagine, invece, parla delle proprie relazioni e ne emergono due, con due ragazzi con lo stesso nome, Massimo. Il primo è Massimo Forti, il fidanzato di Mirella. Il secondo è Massimo C., un ragazzo più grande con cui aveva avuto una relazione per 1 anno e mezzo. A uno di questi è dedicata una strana poesia. La stessa era apparsa nei diari qualche tempo prima, nel 1981, con un'altra grafia e sotto la firma Marco. Ma di chi si tratta? È un altro ragazzo che abbiamo già incontrato, che usa Marco come soprannome. È Giuseppe Calì, il cameriere del bar del Baffo dei De Vito. Passano allora sotto scrutinio i luoghi frequentati dalla ragazza, secondo quanto suggerito dai conoscenti e dai diari. Tra il bar del Baffo dei De Vito e la parrocchia di San Giovanni, la vita di Mirella è tutta lì, in un raggio di poche centinaia di metri da casa. Vengono sentite le persone del quartiere e qualcuno si espone. Il bar del Baffo sembra essere frequentato da strana gente e lì Sonia e Mirella passavano ore intere nei loro pomeriggi fuori da scuola. C'è un uomo fra gli avventori abituali del bar che spicca nella massa. A segnalarlo è la madre di Mirella, che rivalutando il periodo precedente alla scomparsa della figlia si rammenta di un signore. Lo chiama l'ignoto degli aperitivi e lo descrive come un uomo sulla quarantina che aveva visto in più occasioni chiacchierare con la figlia e Sonia proprio al bar sotto casa. Dopo la scomparsa di Mirella, però, l'uomo sparisce e sembra non frequentare più il bar del Baffo. La donna lo rivede 2 anni più tardi, nel 1985, e lo riconosce in Raul Bonarelli. È uno degli uomini della sicurezza di Papa Giovanni Paolo II, in visita alla vicina parrocchia di San Giovanni. La donna però viene ignorata e un confronto con Bonarelli viene disposto solo 8 anni più tardi. In questa occasione la donna smentisce le proprie dichiarazioni precedenti, perché non è più sicura che il signore degli aperitivi fosse proprio Bonarelli. La figlia Maria Antonietta sostiene che durante l'incontro la madre ha subito pressioni di qualche tipo. Bonarelli viene chiamato a deporre dagli inquirenti, che non gli annunciano il motivo della convocazione. Questi pensa che la ragione sia la vicenda Orlandi, e quindi telefona un superiore che lo istruisce su cosa riferire. Bonarelli non sa di essere intercettato e il superiore gli dice di tenere la segreteria di Stato Vaticana fuori dall'indagine. In seguito, sempre intercettato mentre parla alla moglie, Bonarelli pronuncia una frase enigmatica. Per me è uno di quelli che stava lì intorno, della parrocchia, uno di quelli che collaborava pure. Ce ne avrà avuti 3 o 4 di questi praticoni il prete, no? Ogni indagine a carico dell'uomo manca di trovare elementi che lo leghino a Mirella Gregori e Bonarelli viene prosciolto. Il 26 ottobre 1983, ai tavolini del bar del Baffo, ci sono 2 uomini che, forse per puro caso o forse per qualcos'altro, colgono un frammento della conversazione che Sonia De Vito sta avendo con un'amica che lavora in un negozio di profumi. Certo, lui ci conosceva, contrariamente a noi che non lo conoscevamo, quindi poteva fare quello che voleva. Come ha preso Mirella, poteva prendere anche me. I 2 uomini sono agenti del SISDE, il Servizio Segreto Civile. Seguono indagini, inchieste e archiviazioni. Negli anni si susseguono diverse rivelazioni e presunte svolte che ciclicamente fanno riaprire il dibattito attorno alla vicenda Gregori, ma di Mirella non si avranno mai più notizie.
Analizzati i fatti, passiamo alle varie ipotesi che nel tempo hanno provato a spiegare cosa sia successo alla ragazza. Quanto segue sono le teorie valutate dagli inquirenti e suggerite nel tempo dagli agenti interessati o da chiunque si sia avvicinato al caso. Nelle fasi iniziali delle indagini, gli inquirenti si concentrano sul comportamento di Mirella e su quanto ha detto alla madre prima di andarsene. La loro prima teoria è quella dell'allontanamento volontario. La ragazza aveva detto di voler incontrare un amico e quindi avrebbe potuto avere l'intenzione di allontanarsi proprio con lui. Le prime dichiarazioni di Sonia De Vito, l'amica del bar sotto casa, sembrano confermare questa pista, con la menzione di un appuntamento a Villa Torlonia e non a Porta Pia, come la ragazza aveva detto alla madre. I Gregori però sono categorici, Mirella non avrebbe mai mentito. Per la famiglia, chiunque abbia preso Mirella lo ha fatto con l'inganno e con la forza. Come abbiamo visto, i diari della ragazza contengono riferimenti a ragazzi più grandi e nasce quindi il sospetto che potesse essere finita inconsciamente tra frequentazioni pericolose. Come abbiamo già visto nel caso Emanuele Orlandi, negli anni '80 era molto popolare tra le forze dell'ordine e nella cultura di massa la teoria della tratta delle bianche. Secondo questa, ci sarebbe stato un traffico occulto di giovani donne caucasiche che venivano rapite in Europa e poi vendute per essere sfruttate in altri paesi. Si tratta però, molto probabilmente, di una costruzione giornalistica. Tracce di una rete specializzata a questo preciso fine non sono mai state rinvenute e questo, in un primo momento, sembrerebbe chiudere la questione. Uno sviluppo recente su questa ipotesi, però, è avvenuto nel dicembre 2025. Un uomo arrestato nel 1984 per traffico di persone e sfruttamento della prostituzione è risultato avere una forte somiglianza con un individuo raffigurato in uno degli identikit stilati durante il caso Gregori. A riguardo, però, non sono stati rilasciati ulteriori sviluppi. La teoria più supportata nel tempo, come abbiamo già ventilato in precedenza, è il legame con il caso Orlandi. Nell'estate del 1983, mentre il Papa fa appelli ai rapitori di Emanuele Orlandi, strane telefonate anonime iniziano a raggiungere la segreteria vaticana e i recapiti della famiglia della ragazza. Le voci dall'altra parte tirano in ballo Mehmet Ali Akça, i lupi grigi turchi e in seguito anche Mirella Gregori. A questa prima connessione si aggiunge anche quella dell'americano, ovvero la voce anonima con forte accento straniero che contatta in più occasioni la famiglia Orlandi. Lo stesso è sospettato di essere anche dietro alla telefonata arrivata al bar Coppa d'Oro. Ad elencare la lista di indumenti che Mirella portava il giorno della scomparsa sarebbe stato proprio l'americano, dimostrando di avere accesso a informazioni note solo ai familiari. Un altro elemento considerato più volte nelle inchieste parallele è quello dell'identikit dei due uomini che avevano scattato foto di Mirella il giorno prima della scomparsa, durante il rinfresco al bar di famiglia. Questi due somigliano molto agli identikit di altri individui che qualche tempo più tardi erano stati visti inseguire in auto Emanuela Orlandi e provare ad afferrarla. Inoltre, esistono foto di entrambe le giovani ragazze assieme a Papa Giovanni Paolo II. Secondo la teoria della regia comune, le due sarebbero state rapite, rispettivamente, per fare pressione al capo dello Stato Pontificio e al Presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini, per ottenere la clemenza e il rilascio di Ali Akça. Esisterebbe quindi anche un filo rosso che collega le due ragazze direttamente al Vaticano. Durante una delle inchieste più recenti, il magistrato Ilario Martella è stato convocato a deporre sulla sua ricostruzione degli eventi. Si tratta del giudice a cui erano state affidate le indagini sulle sparizioni di Mirella ed Emanuela tra l'85 e il 1990 e che ha recitato una parte anche nel caso Akça. Secondo Martella, Akça aveva confessato e fatto il nome di alcuni funzionari della Bulgaria, all'epoca parte del patto di Varsavia. Questo avrebbe tradito il vero mandante dell'attentato al Papa, ovvero il blocco sovietico. Il motivo erano le chiare posizioni antisovietiche di Giovanni Paolo II. Il rapimento delle due ragazze a Roma e le successive richieste in merito ad Akça sarebbero quindi stati il frutto di un intrigo internazionale. Si sarebbe trattato di un depistaggio per sviare l'opinione pubblica e allontanare i sospetti dalla Bulgaria e quindi
vengono chiamati in causa i fantomatici lupi grigi, a cui Arcià non aveva mai fatto parte. La mente geniale, dietro questa ragnatela di bugie, non sarebbe altro che la Stasi, il temutissimo servizio segreto della Germania Est, e il suo vertice, Erich Mielke. Arriviamo quindi alla figura di Marco Accetti. Questi è un fotografo condannato per un delitto stradale nel 1983. Nel 2013 si è autoaccusato di altri crimini, da lui presumibilmente commessi nello stesso 1983. Accetti ha dichiarato di non essere altri che l'americano, il presunto straniero che aveva chiamato a casa Orlandi e al bar dei Gregori per comunicare informazioni sulle due ragazze e confermare la matrice dolosa delle due scomparse. Alcune perizie fatte sulle registrazioni di alcune di queste telefonate sembrerebbero confermare un alto grado di compatibilità con la voce di Accetti. Secondo Accetti, lui stesso sarebbe stato l'esecutore materiale dei due rapimenti e lo avrebbe fatto perché è soldato da una fazione intestina al Vaticano, determinata a scoraggiare le posizioni anticomuniste di Papa Giovanni Paolo II. I rapimenti, secondo Accetti, erano in origine destinati a durare solo qualche giorno, ma ben presto qualcosa ai piani più alti dell'organizzazione era cambiato ed era stato rimosso dalla sua responsabilità. Accetti sostiene anche di essere Mario, uno dei primi telefonisti nell'inchiesta Orlandi, e come prova del suo coinvolgimento fa ritrovare un flauto traverso con relativa custodia che la famiglia Orlandi riconosce come quello in possesso alla ragazza il giorno della scomparsa. Secondo questa teoria, dunque, Mirella Gregori sarebbe stata una vittima collaterale di un disegno molto più ampio che faceva centro in Vaticano. Chi ha già visto altri video del canale avrà familiarità con questa teoria. Negli anni 2000 un magistrato e un giornalista studiano in modo privato diversi delitti irrisolti avvenuti nella città di Roma dei primi anni '80 e arrivano a una conclusione. Dietro a 12 di questi casi si nasconderebbe un'unica mano, quella di un serial killer. Mirella Gregori sarebbe solo una delle vittime e assieme a lei ci sarebbero anche Emanuela Orlandi, Katy Skerl e Simonetta Cesaroni. Alla luce di tutte queste teorie, indizi e prove a metà, nel marzo 2023 è stata istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sui casi Gregori e Orlandi per provare a fare luce una volta per tutte sulle due vicende. Queste erano le ipotesi principali sul caso Gregori. Sono tante, troppe. La soluzione può essere solo una, ed è quindi necessario prendere la lente di ingrandimento e mettere tutte queste teorie sotto scrutinio. Questa è la parte in cui entriamo nel merito e proviamo a fare luce. Come sempre, quanto segue è la mia opinione basata sugli elementi che sono riuscito a recuperare. Siete liberi di dissentire, e se avete un ragionamento che confuta la mia tesi, vi prego di lasciarmelo qui sotto nei commenti. La prima ipotesi di cui voglio discutere è quella del serial killer. Questa collega casi con un modus operandi e gruppo demografico delle vittime molto diversi. Il periodo di tempo interessato, inoltre, è ampio e di due delle vittime attribuite a questo individuo non è mai stato trovato il corpo. È una spiegazione molto conveniente, che risolve tutti i misteri della capitale in un colpo solo. A supporto, però, non c'è nulla. Questa teoria ruota attorno al fascino del serial killer, ma non perde tempo a spiegare anche solo una delle tante domande che circondano queste vicende. Per questo, come ho già dichiarato in passato, non credo assolutamente a questa ipotesi e pertanto la voglio escludere dal quadro delle possibilità. La teoria dell'allontanamento volontario, intesa come la volontà di Mirella di abbandonare la casa dei genitori per vivere in autonomia, si basa su alcune considerazioni fondate. La frase che Mirella aveva pronunciato qualche tempo prima, quando aveva dichiarato di potersi procurare facilmente i fondi per l'acquisto di un appartamento e diventare quindi indipendente, sembra suggerire che la ragazza fosse finita in qualche strano giro. A sottolinearlo è anche l'avvocato della famiglia Gregori dell'epoca, che era lo stesso della famiglia Orlandi. Credere che sia possibile ottenere soldi facilmente è tipico di un intelletto immaturo, che non comprende la complessità dell'economia reale o il risultato di chi ha contatti con ambienti ai margini della legalità. Non ci sono prove che Mirella fosse coinvolta in attività illegali o fosse a conoscenza di queste, se commesse da terzi. Ci sono però prove che frequentava ragazzi molto più grandi
e che aveva tenuto la famiglia all'oscuro di queste frequentazioni. Il giorno della scomparsa, inoltre, Mirella potrebbe aver mentito alla madre per poter uscire di casa senza troppe domande, e questo avrebbe richiesto la volontà di sottrarsi, almeno temporaneamente, al controllo materno. Quello che manca però sono elementi che indichino l'intenzione di trattenersi fuori casa più a lungo di quanto dichiarato. Mirella quel giorno non ha portato con sé né la borsetta con i soldi, né i biglietti dei mezzi, né i documenti. Questo in forte contrasto con la volontà di cominciare una nuova vita contando solo sulle proprie forze. La figura di Marco Accetti appare più volte quando si parla di casi risolti nella zona di Roma e spesso le sue testimonianze vengono prese per vere senza porre domande. Negli anni Accetti ha fatto diverse dichiarazioni, che però ha mancato di supportare con prove concrete. Quella che ci va più vicina è il presunto flauto di Emanuele Orlandi, che preciso, nessuna prova forense ha confermato come tale. Anche ammesso che questo fosse davvero quello di Emanuele Orlandi, non prova la veridicità di tutte le altre dichiarazioni di Accetti, ma solo un plausibile contatto con la ragazza. E in ogni caso, non con Mirella Gregori. Infine, la giustizia lo ha indagato e non lo ha mai ritenuto attendibile. A riguardo delle telefonate dell'americano, esistono perizie che suggeriscono un'alta probabilità che la voce dall'altra parte del telefono fosse quella di Accetti. Queste non costituiscono una prova certa e vengono inoltre erroneamente usate per suggerire un legame tra i casi Gregori e Orlandi. L'unica telefonata ricevuta dai Gregori da una voce, ritenuta essere quella dell'americano, non è mai stata registrata. Questo significa che l'unico modo di stabilire se si trattasse della stessa persona è basarsi sulla memoria dell'allora fidanzato di Maria Antonietta Gregori, e questo viene raramente fatto presente. Personalmente, non escludo che Accetti potrebbe aver recitato una parte, anche minore, nella vicenda. Le dichiarazioni che però ha fatto nel 2013, 30 anni dopo i fatti, però, sono lungi dall'essere attendibili. Il magistrato Ilario Martella ha avanzato un'ipotesi complessa che tocca diversi fattori e che prova a inserirsi nel contesto contemporaneo dell'epoca dei fatti. Ali Akçaa stesso ha riferito di non essere mai stato un membro dei Lupi Grigi, ma un fiancheggiatore, e abbia poi ricevuto il loro supporto per essere liberato è alquanto anomalo. Inoltre, non esiste un chiaro movente per i Lupi Grigi di supportare un'azione simile. Anche ammesso che le persone che si sono messe in contatto con le autorità fossero membri di questa o altre organizzazioni di origine turca, non hanno mai comprovato oltre ogni dubbio di essere davvero in possesso di Emanuele Orlandi. Il loro legame con Mirella Gregori è ancora più labile. Il movente di Akçaa e i suoi veri mandanti non sono mai stati scoperti e il fatto che sia ancora in vita suggerisce che lui stesso non sia in possesso di informazioni capaci di smascherarli. Personalmente, trovo molto più verosimile che a indirizzarlo verso il pontefice sia stato qualcuno con interessi nell'Europa dell'Est che in Anatolia. Sfruttare poi un caso con forte eco mediatico per sviare i sospetti è altrettanto verosimile. Che si siano spinti fino all'eseguire 2 rapimenti, quello Gregori e Orlandi, però è molto artificioso. Eseguire non 1, ma 2 colpi per insabbiarne uno precedente aumenta il rischio di esporre l'intera operazione, per non parlare del fatto che prima di averli eseguiti era impossibile prevedere l'eco mediatico che avrebbero raggiunto. Per questo motivo trovo l'ipotesi dell'opportunismo molto più credibile di quella della regia. Al di là di quale sia la risposta in questo intreccio, non sono state trovate vere connessioni con la sparizione di Mirella, e questo, assieme a quanto detto su Accetti, erode un altro dei presunti legami fra questi 2 casi. Arriviamo quindi al dibattito da anni al centro della vicenda, il presunto legame con il caso Orlandi. Abbiamo visto come questo, secondo la famiglia Gregori, avrebbe oscurato e forse ostacolato le indagini su Mirella. Alcuni segnali, come la mancata perquisizione approfondita del parco di Villa Torlonia, sembrano puntare in questa direzione. Per procedere, dobbiamo quindi affrontare la questione e valutare se davvero le 2 storie sono connesse. Come abbiamo visto nelle sezioni precedenti, alcuni di questi presunti legami sarebbero meno solidi di quanto inizialmente pensato, ma rimane la questione degli identikit degli individui avvistati al bar Coppa d'Oro il giorno prima della scomparsa di Mirella. Si tratta appunto di identikit che le autorità usano come guida e non come ricostruzione attendibile in modo certo. Non sono quindi uno strumento infallibile. Anche nel caso che i 2 individui interessati fossero gli stessi che appaiono nel caso Orlandi,
Questo significherebbe che dietro a entrambi i casi ci sia della manovalanza della banda della Magliana, e non necessariamente una regia comune. Mirella ed Emanuela sarebbero connesse tanto quanto qualsiasi altro crimine commesso dall'organizzazione. Per quanto riguarda la presunta vicinanza fra questi due casi e il Vaticano, è basata soltanto su una foto che ritrae Mirella e il Papa. In mancanza di altre conferme, rimane solo un'ipotesi suggestiva. Infine, le conclusioni raggiunte dalle inchieste, tra cui quella della commissione parlamentare ancora in corso, hanno smentito questa ipotesi. La scomparsa di Mirella Gregori è stata erroneamente associata al caso Orlandi, con conseguenze ormai difficili da valutare. Arriviamo all'ultima possibilità, la tratta delle bianche, il fenomeno che i giornali citano spesso nell'Europa di quegli anni, ma di cui non è mai stata trovata traccia. Se però un unicamente e un disegno unitario sembrano non esistere, il traffico di giovani donne per sfruttamento rimane una triste realtà. E questo apre una porta diversa, mai valutata fino a questo momento. Parlo dell'uomo arrestato nell'84, che somiglierebbe molto a uno degli identikit stilati con l'assistenza della madre di Mirella. Abbiamo visto però come un identikit non equivalga a una prova, e allora bisogna ricominciare da capo. Torniamo indietro, all'inizio, dove finiscono le cose certe e cominciano le supposizioni. Una delle guide più importanti sono i diari di Mirella. Il loro contenuto prova due cose fondamentali: che la ragazza aveva frequentazioni con uomini più grandi e che non diceva proprio tutto alla famiglia. Questo significa che forse la certezza dei Gregori che Mirella non avesse mentito su chi fosse al citofono è mal riposta. Passiamo quindi al citofono, il vero punto nevralgico della vicenda. La madre, presente durante la chiamata, e Sonia De Vito, l'amica con cui Mirella si confida, hanno a riguardo due versioni contrastanti. La prima potrebbe essere stata distratta e la seconda potrebbe ricordare male o per qualche motivo mentire. C'è anche un altro problema. Alessandro De Luca, l'amico di Mirella, quel pomeriggio è da tutt'altra parte. Chiunque fosse al citofono doveva essere un altro Alessandro, magari qualcuno che si era finto De Luca. Che Mirella non avesse riconosciuto la voce di un amico che non vedeva da anni è verosimile. Lo stesso non si può dire della possibilità che un adulto con cattive intenzioni si sia finto un ragazzino di 15 anni. Qualcosa non torna. Certo, potrebbe essere uno stalker, qualcuno che ha pedinato la ragazza e sa della sua vecchia cotta per Alessandro De Luca e la usa per attirarla fuori casa. È un ottimo pedinatore e ha una pazienza infinita, perché riesce a scoprire una storia vecchia di quasi 2 anni e a imitare la voce del ragazzo. O forse no, forse le cose sono andate in modo diverso e questo predatore camaleontico è solo un'invenzione, una risposta complicata a una domanda semplice. Se Mirella ha detto la verità, chi c'era dall'altra parte? Forse Mirella non ha detto la verità. Al citofono c'è qualcun altro che conosce, che le dice di inventare una scusa e di scendere. Di a tua madre che è Alessandro e scendi, ti aspetto. Mirella sa chi è e non si sente minacciata, sa che può incontrarlo e tornare in tempo per comprare il regalo alla mamma. L'uomo al citofono, inoltre, sa che a quell'ora, prima delle 15, il portiere del palazzo è in pausa e può contattare casa Gregori senza essere visto. Potrebbe aspettare Mirella al bar sotto casa, ma non lo fa, perché non essere visto è importante. Le dà appuntamento da qualche altra parte. Porta Pia, o magari Villa Torlonia, non è importante. Quello che conta è allontanare Mirella dalla zona dove i volti per strada la conoscono e si ricordano se sale in una macchina strana con qualcuno più vecchio. Alessandro è solo una scusa inventata sul momento e infatti, nelle prime dichiarazioni, il suo nome non rispunta. Quando Maria Antonietta parla con Sonia, la ragazza non fa nomi. De Luca è tirato in ballo solo dopo il 31 maggio, a quasi un mese di distanza. Che cosa è successo nel frattempo? La memoria della ragazza è tornata? La calma l'ha aiutata a ricordare? O qualcuno le ha detto che cosa ricordare? Giuseppe Calì, il cameriere del bar di De Vito, viene licenziato, a suo dire, perché non ha riferito la versione concordata. E poi ci sono le indagini su Sonia. Gli inquirenti sospettano che lei sa, ma non parla. Ma perché questa segretezza? Perché queste ritorsioni sul cameriere? Ancora una volta, la risposta è semplice, ma scomoda. A dire che cosa riferire in tribunale è qualcuno che fa paura, qualcuno con amici potenti, qualcuno connesso con chi ha preso Mirella,
Questi dice ai De Vito che cosa dire, e loro obbediscono. E allora ecco che Alessandro ritorna nella narrazione e si rafforza la pista del vecchio amico. La telefonata dell'americano arriva per provare a legare il caso Gregori a quello Orlandi, nella grande scatola di bugie e distrazioni che circonda gli scandali del Vaticano. A farla è qualcuno che ha avuto a che fare con Mirella, o semplicemente qualcuno che è stato istruito a riguardo. La criminalità nella capitale è vasta, ma ha un solo capo. Ha il monopolio su ogni attività illecita e ha la stessa manovalanza. Questa si adopera per depistare le indagini e legare il caso di Mirella a un altro che non c'entra niente, ma che può presto offuscare le acque e far perdere le tracce sui vari rapitori della ragazza. Ma allora cos'è successo a Mirella? Mirella Gregori è probabilmente finita vittima di un meccanismo ben oleato di sfruttamento di giovani ragazze. Ha conosciuto un ragazzo più grande che magari le faceva regali e la trattava bene. Aveva la macchina e un po' di soldi e questo le era bastato a sentire un falso senso di sicurezza e pensare che alla fine, se ci credi veramente, la vita ti riserva delle sorprese. Mirella, come tante ragazze che condividono le loro testimonianze ogni giorno, finisce vittima di un giro vicino ad ambienti criminali. Viene isolata e attirata con una falsa premessa. Un appuntamento, o magari un giro in macchina. L'uomo al citofono la invita a scendere e poi la porta via per sempre. Mirella viene portata via dalla capitale e condotta in un'altra città. Indagini sull'uomo arrestato nell'84 hanno rivelato un giro di ragazze che dalla capitale venivano poi portate a Palermo, ma anche a Milano e altre città del nord, lontano dai propri familiari e costrette a vendersi. Mirella non sopravvive a lungo e non ha modo di fuggire e contattare la polizia, la sorella o chiunque sia rimasto. Finisce sepolta da qualche parte assieme ad altre ragazze come lei, prese con forza e poi gettate quando non servono più. Questo è quello che purtroppo ritengo essere più vicino alle sorti di Mirella Gregori, la ragazza che doveva tornare dopo 10 minuti. Come spesso accade in storie di casi risolti da tempo, navigare il groviglio di informazioni a riguardo, senza cadere in una delle tante false piste, è arduo, e non so se ci sono riuscito. Se video come questi sono quello che cercate, aiutatemi a far crescere il canale per poter continuare a farne altri. Vi ringrazio se avete guardato sin qui. Io vi lascio un saluto e al prossimo mistero.